16 agosto 2001, San Candido, Alto Adige. È un giovedì qualunque. Nessuno lo sa, ma il tennis italiano ha appena trovato il suo futuro numero 1, Jannik Sinner. Cresce a Sesto, un paese di montagna nelle Dolomiti. A casa si parla più tedesco che italiano. I genitori, Hans-Peter e Sieglinde, lavorano in un rifugio alpino, lui in cucina, lei in sala. Turni lunghi, pochi giorni liberi. Eppure, la sera, a tavola, cercano sempre di esserci. Si parla della giornata, di un cliente particolare, di un problema al lavoro, di qualcosa che ha fatto ridere tutti al rifugio. Non hanno molto tempo, ma quel poco lo usano per restare uniti. Da lì, senza grandi discorsi, Jannik impara 3 cose semplici. Si va avanti anche quando sei stanco, nessuno ti regala niente, e se vuoi qualcosa te la devi guadagnare. Jannik mette gli sci ai piedi prestissimo. A 3 anni e mezzo è già sulle piste. Le sue giornate sono scuola, compiti e poi discese, una dopo l'altra. Presto arrivano anche le gare, slalom gigante, tracciati stretti, il cronometro che decide tutto. Nel 2009, a 7 anni, al 32esimo Gran Premio Giovanissimi di San Sicario, taglia il traguardo con il miglior tempo e si prende la vittoria davanti a ragazzi che oggi corrono in Coppa del Mondo. Qualche anno dopo, a 12 anni, diventa campione italiano di sci nella sua categoria. Lo sci gli insegna a stare in equilibrio, a decidere in un attimo, a non avere paura della velocità e soprattutto a scivolare controllando il corpo, frenare all'ultimo istante e cambiare direzione senza cadere. Per lui però è solo sci. Non immagina ancora che un giorno quello stesso modo di scivolare e frenare all'ultimo sarà una delle sue armi anche con una racchetta in mano. Ma nella vita di Jannik non ci sono solo sci e rifugio, c'è anche il pallone. Da bambino gioca a calcio nella squadra del paese, l'AFC Sesto. Allenamenti, partite la domenica, maglia troppo grande e campo che sembra enorme. All'inizio il tennis non è il protagonista nella sua vita. A casa il papà guarda le partite in TV, la racchetta c'è, ma resta sullo sfondo. Jannik comincia a giocarci da bambino, ma all'inizio è solo uno sport in più. Si allena un po', poi molla. Per circa un anno smette proprio di giocare. È il padre a insistere, gli dice di riprovare, di tornare in campo almeno una volta. Quando rientra, trova 2 maestri che gli cambieranno la vita, Heribert Meyer e Andrea Spizzica. Le prime lezioni sono la mattina presto, spesso prima di andare a scuola, tra i campi del circolo di San Candido e quelli di Brunico. Jannik arriva ancora mezzo addormentato, ma appena parte il palleggio si accende. In famiglia si organizzano come possono. I genitori sono quasi sempre al rifugio, così a portarlo al campo è quasi sempre il nonno Josef. Lo carica in macchina, lo porta da Sesto a Brunico, aspetta che finisca l'allenamento e poi lo riporta su in valle. Meyer e Spizzica capiscono subito che quel ragazzino ha qualcosa di diverso. Coordinazione, tempo sulla palla e soprattutto quella voglia di colpire la palla una volta in più, sempre una in più, senza stancarsi mai. Eppure, in quei primi anni, il tennis rimane solo il suo terzo sport. Prima lo sci, poi il calcio, poi, molto dopo, la racchetta. A 13 anni però qualcosa cambia. Sulle piste dove fino a poco prima vinceva sempre, Jannik comincia a perdere. Cresce in altezza, ma resta magrissimo. Pesa appena 35 kg. Per lo sci quel fisico è un limite. Gli altri sono più pesanti, più stabili, più pronti a reggere velocità e impatti. Anni dopo lo racconterà così. Da piccolo vincevo un sacco nello sci e quasi mai nel tennis. Poi ho iniziato a perdere nello sci e a migliorare con la racchetta. E continua. Nello sci basta un errore per essere fuori. Salti una porta, sbagli una traiettoria e la gara è finita. Nel tennis è diverso. Puoi sbagliare un colpo, anche 2, anche 3, ma finché sei in campo puoi sempre provare a recuperare. Questa differenza resta lì, da qualche parte, dentro la sua testa. Così, intorno ai 13 anni, Jannik prende la sua prima decisione da grande. Molla lo sci, molla il calcio e sceglie solo il tennis. Per un ragazzo di Sesto non è una scelta normale. Lo sci è identità, tradizione. È lo sport in cui aveva già vinto tanto, quello in cui molti immaginavano il suo futuro. Intanto, lontano dalle Dolomiti, il suo nome arriva a Massimo Sartori, coach di Andrea Seppi. È il suo allievo, Alex Vittur, a parlargliene. C'è un ragazzino che devi assolutamente vedere. Sartori va a Ortisei, lo guarda, ci gioca insieme. Gli basta un'ora per capire che non è un ragazzino qualunque. Parla con la famiglia e propone una prova al Piatti Tennis Center, da Riccardo Piatti. Jannik si ritrova così a Bordighera per la prima volta. Non sta ancora cambiando vita, è solo una prova.
Riccardo all'inizio è scettico. Quel ragazzo viene dalla montagna, non si allena tutti i giorni, gioca solo poche volte a settimana. Di solito lui prende in mano ragazzi che hanno già un percorso strutturato, allenamenti quotidiani, tanti tornei, un programma chiaro in testa. Poi Yannick entra in campo. Per un po' palleggia, si sposta, fa esercizi semplici, cambia ritmo. Alla fine di quell'allenamento Piatti guarda Sartori e mezzo serio e mezzo scherzando gli dice: come facciamo ad adottarlo? Gli piace subito una cosa: non è uno che aspetta dietro la linea sperando che l'altro sbagli. Gioca vicino alla riga, spinge, viene avanti, cerca sempre di andare a prendersi il punto. È veloce, scivola bene, parla poco, su ogni palla è sveglio, concentrato, presente. Quella prova non basta a decidere tutto, ma basta a convincere Piatti che vale la pena andare a vedere chi c'è davvero dietro quel ragazzo delle montagne. Il mese dopo Riccardo sale come ogni anno a Selva di Val Gardena per il lavoro in altura. Invita Yannick a fare 2 o 3 giorni con lui. Lì conosce i genitori, scopre che è stato campione italiano di sci, ma che vuole davvero tentare con il tennis e soprattutto vede una famiglia concreta, abituata a lavorare, pronta a lasciarlo andare se la strada ha un senso. Da quel momento cominciano i primi passi di una vita nuova. Qualche giorno a Bordighera per allenarsi, poi di nuovo a casa, una trasferta a Roma con Piatti, qualche settimana d'estate all'Elba in casa con il coach, fino a quando la domanda non è più «facciamo una prova», ma «siamo pronti a trasferirci davvero?». Tra i monti e il mare ci sono ore di macchina. Da una parte San Candido e Sesto, neve, rifugio, famiglia. Dall'altra Bordighera, palme, mare, cemento, una città dove non conosce nessuno. Ha appena 13 anni quando parte davvero. Con lui ci sono i genitori, Hans-Peter al volante, Siglinde sul sedile accanto. Nel bagagliaio una valigia, il necessario e le racchette. Arrivati a Bordighera lo lasciano in una nuova casa. Vivrà con la famiglia di Luka Cvjetkovic, allenatore dell'Accademia, insieme alla moglie, ai 2 bambini e a un cane. Quando i genitori ripartono, lui entra nella nuova cameretta e scoppia a piangere. Li richiama dopo un paio d'ore. Loro sono pronti a sentirsi dire «venitemi a prendere». Invece no. Al telefono dice solo «state tranquilli, va tutto bene». Non è che non gli manchino, gli mancano e come, ma ha deciso, se deve provarci davvero, questo è il prezzo da pagare. All'inizio, a Bordighera, Yannick ha ancora una famiglia attorno. Dorme in una stanza nuova, ma a tavola trova sempre qualcuno. Un piatto pronto, una voce che gli chiede com'è andata la giornata, 2 bambini e un cane che gli fanno compagnia. È un modo morbido per staccarsi da casa senza spezzare tutto di colpo. Col passare del tempo, però, anche questo cambia. Dopo qualche anno, quel ragazzino di Sesto diventa sempre più indipendente. Il passo successivo è naturale. Lascia la famiglia che lo ospita e si trasferisce in un appartamento con altri ragazzi dell'Accademia, tutti con lo stesso sogno. Adesso vive in un bilocale a pochi minuti a piedi dal Piatti Tennis Center. Qui non c'è più nessuno che gli prepara la cena. Deve fare la spesa, cucinare qualcosa di decente, tenere in ordine la casa. È il suo primo vero passo da adulto. E poi c'è un dettaglio che dice molto di come ragiona Yannick. Invece di pagare incordature su incordature, con l'aiuto del padre investe in una piccola macchina per incordare. Costa, ma così risparmia sull'accordatura e può farsi le racchette da solo, in camera, provando tensioni diverse finché non trova quella giusta. La giornata è sempre quella: 3 ore in campo al mattino, palestra al pomeriggio per forza, potenza, stabilità e il tempo che resta dedicato allo studio. Ha fatto elementari e medie in una scuola di lingua tedesca, ma qui le superiori sono in italiano, un'altra lingua da imparare, un altro campo in cui all'inizio fa più errori degli altri. Nel frattempo arrivano i primi tornei giovanili importanti. Yannick entra nel circuito internazionale junior, ma non è il classico fenomeno che domina tutti gli under 16. Gioca pochi tornei, non gira il mondo come tanti coetanei, non lo vedi ovunque nei tabelloni. Per farlo crescere, Piatti non lo protegge, lo fa uscire dalla sua bolla. Ci sono tornei in cui Yannick parte senza accompagnatori, come ai campionati under 16, dove prende il treno e si arrangia da solo per tutto. Biglietto, valigia, incontro, sconfitta o vittoria. Deve imparare a gestire tutto lui.
Il palcoscenico più grande che affronta da junior è il Trofeo Bonfiglio di Milano, uno dei tornei più importanti al mondo per quella categoria. A 15 anni ci prova per la prima volta. Esce subito, sconfitta al primo turno, valigia rifatta in fretta e rientro a Bordighera con più domande che certezze. L'anno dopo va meglio, spinge fino ai quarti di finale, la sua miglior corsa da junior in un torneo di alto livello. E lì, paradossalmente, finisce quasi tutto il suo percorso da junior. Niente Roland Garros Junior, niente Wimbledon Junior, niente US Open Junior. Nei tabelloni degli slam giovanili il suo nome semplicemente non c'è, ha giocato troppi pochi tornei. Il massimo che raggiunge nel ranking mondiale junior è il numero 133, lontano dai predestinati della sua età. Ma non è solo una questione di risultati, è anche una scelta di piatti. Invece di inseguire i grandi titoli giovanili e riempire il calendario di tornei under 18, decide di farlo entrare presto nei tornei dei grandi, prima i Futures, poi i Challenger. Meglio prendere schiaffi lì che vincere solo coppe tra i junior. E poi c'è il conto da pagare. Il tennis a quei livelli costa: viaggi, alberghi, tornei, allenatori, materiali. La sua famiglia non è ricca, non può permettersi di tenere aperta questa scommessa per sempre. Così Jannik si dà una scadenza. Se a 23 o 24 anni non sarà almeno tra i primi 200 del mondo, smetterà, perché sarebbe ingiusto continuare a far spendere ancora soldi ai suoi per un sogno che non decolla. Da quel momento ogni torneo, ogni trasferta, ogni viaggio non è solo esperienza, è un pezzo di quel timer che scorre in silenzio. Ogni volta che perde, la domanda non è perché è andata male, ma cosa possiamo migliorare. Non cerca scuse, non si lamenta del sorteggio, non sbatte la racchetta per terra, si rimette a lavorare. Sulle statistiche ufficiali, Jannik Sinner è ancora solo un nome in mezzo a tanti, ma a Bordighera tutti hanno già capito che non è come gli altri. In quel bilocale condiviso tra piatti da lavare, la macchina per incordare in camera e i viaggi low cost ai tornei giovanili, il futuro numero 1 del mondo sta facendo una cosa sola. Non sta aspettando che arrivi l'occasione, la sta costruendo giorno dopo giorno. Da fuori sembra solo un ragazzo che prova a sfondare nel tennis. Da dentro è altro, è un figlio che non vuole sprecare i sacrifici dei genitori, uno che si è dato una scadenza al proprio sogno e ogni mattina si chiede se sarà davvero all'altezza. Poi arriveranno i primi Futures, le partite perse male, quelle vinte sul filo, gli alberghi tutti uguali, i voli all'alba. Il ranking inizierà a muoversi, il suo nome salirà piano piano sui tabelloni. Quella è la parte della storia che tutti vedranno, ma prima di quel momento c'è tutto il resto. Colpi ripetuti all'infinito, campi quasi sempre vuoti, solo lui è quello che vuole diventare. Sono giorni che nessuno conterà, ma sono loro a tenere in piedi tutto quello che verrà dopo. Se ti va di continuare a camminare con lui, ci vediamo nel capitolo 2, la scalata di un campione. Io sono Ivano, questo è Inspirational Stories, storie vere di chi non si arrende. Seguimi qui sul canale e continuiamo questo viaggio insieme.